Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere un tutorial per quanto concerne l'utilizzo di Trader Joe. Uno swap veramente fatto bene, simpatico e interessante che funziona con la blockchain e il network di Avalanche. Andiamo a vedere il suo funzionamento dopo la sigla. Siamo sulla pagina ufficiale di Trader Joe. Vi lascerò il link in descrizione per accedere senza problemi e senza incappare in siti di dubbia validità. Allora, Trader Joe, tanto per intenderci, è come se fosse il PancakeSwap dedicato alla blockchain di Avalanche. Proprio come PancakeSwap ha un token all'interno del suo ecosistema, un token governance che è ovviamente il token Joe, che attualmente ha un valore di mercato, mentre sto registrando il video, di 1,73 euro, con un'oscillazione negativa del 10,48% nel momento in cui sto registrando il video, con un rifornimento massimo che sarà di 500 milioni di token. Il suo ATH è stato novembre 2021, quindi pochi mesi fa, di 4,44 euro. Il prezzo più basso di sempre è stato di 0,87 centesimi e ha un 128% di incremento dal settembre 2021, quindi 4 mesi fa, da quando è stato fatto il prezzo più basso. Attualmente, come vedete, perde il 55% dello suo ATH ed è scambiabile ovviamente sui maggiori exchange, come ad esempio Binance, Gate.io, FTX, MEXC e soprattutto all'interno del suo swap, quindi su Trader Joe. Per operare all'interno di questo swap e di questo ecosistema dobbiamo utilizzare un wallet non custodial debitamente settato sulla chain di Avalanche. Come sapete io utilizzo MetaMask. Per andare a impostare MetaMask che nasce su Ethereum dovete ovviamente installarlo. Ho già fatto dei tutorial dedicati a MetaMask, ve li lascio a fine di questo contenuto. Quindi una volta che avete installato MetaMask si presenterà con la rete Ethereum, dovete cliccare su reti e andare su aggiungi rete. Dopodiché apparirà questa schermata con dei campi da compilare. Vi lascerò il link in descrizione al sito che offre tutti questi form da compilare, che praticamente è questo, dove network name dobbiamo andare a inserire Avalanche, da questa parte, nuovo URL RPC dobbiamo inserire questo link, chain ID dobbiamo andarla a inserire ovviamente su chain ID, currency symbol dobbiamo mettere AVAX, che è la criptovaluta di riferimento del network, quindi bisogna detenere AVAX nel wallet di MetaMask come pagamento delle fee, oltre che poterla utilizzare come valuta di scambio. Per quanto riguarda l'Explorer andiamo a fare copia e incolla su questa parte, Block Explorer. Dopodiché MetaMask vi apparirà, una volta che avrete installato correttamente la chain, con questa schermata dove troverete AVAX in alto perché è il token di riferimento della chain. Potete acquistare AVAX sugli exchange più importanti come ad esempio Binance e lo potete inviare tranquillamente da Binance alla chain di Avalanche direttamente selezionando la chain corretta. Binance supporta l'invio appunto di AVAX tramite la sua chain di riferimento. Finta che abbiate un account già attivo su Binance e abbiate comprato AVAX in euro scambiandolo con qualsiasi altra criptovaluta, andiamo a inviarlo a MetaMask, quindi wallet spot. Arrivati a questo punto dobbiamo andare a scegliere la nostra valuta, quindi AVAX di Avalanche, ci spostiamo su MetaMask correttamente impostato sulla rete Avalanche Network, clicchiamo copia nei punti, ci spostiamo su Binance a indirizzo, lo andiamo a incollare. Per quanto riguarda la selezione della rete, bisogna selezionare AVAX C-Chain, quindi selezioniamo questa rete, inseriamo l'importo che vogliamo inviare, in questo caso massimo, e clicchiamo su prelievo. Attendiamo l'arrivo del token all'interno del nostro MetaMask, una chain molto veloce con commissioni molto basse. Arrivati a questo punto passiamo alle prime sezioni. La sezione trade è semplicissimo, esattamente come lo swap di Pancake. Vi faccio sempre questo riferimento perché
chiunque in questo settore avrà sicuramente utilizzato Pancake, anche chi si avvicina alla prima volta nella DeFi. Come vedete, AVAX in questo momento si può swappare su USDT e noterete che c'è USDT.E. Il punto E va a indicare la versione di USDT su Avalanche. Vedete che qua in alto a destra c'è il mio balance per quanto riguarda AVAX. Inserendo il massimo, in questo caso, posso convertire 135 USDT di Avalanche. Cosa molto interessante, a parte andare a vedere le fee, il price impact, il liquidity provider fee, si può aggiungere direttamente a MetaMask USDT senza andare a cercare il contratto magari sul web o su CoinMarketCap, possiamo direttamente aggiungerlo. Qua a sinistra vediamo anche un grafico di come si sta comportando il token di riferimento. Cliccando su swap sarà avviata la transazione e mi troverò i miei USDT su MetaMask. Vedete che poi si può fare anche eventualmente la conversione al contrario, cliccando su queste freccettine io posso convertire i miei USDT con AVAX. In questo caso possiamo anche andare a scegliere altre valute da swappare con altrettanto token sempre sulla blockchain di Avalanche. Quindi lo swap è veramente semplice e immediato. Cliccando in alto a destra su questi trattini abbiamo la possibilità di settare lo slippage e la transaction deadline. Andando alla sezione riserva, che cos'è? È la sezione che ci permette di far funzionare il protocollo, quindi andare a inserire della liquidità, una coppia di valute come possiamo vedere in questa schermata, e ottenere così una ricompensa in APR variabile. Ad esempio, con lo swap che potevamo fare pochi secondi fa, possiamo andare a inserire AVAX USDT come liquidità per andare a ottenere un 14,47%. Appena arrivata a questa schermata sarete impostati su top, quindi le migliori pool. Andando su all potete vedere tutte le pool disponibili, ci sono tantissime pagine, e andando su My Pool ovviamente andate sulle pool dove state dando liquidità. Cliccando su una qualsiasi coppia appare la schermata dove potete andare ad aggiungere liquidità o rimuovere liquidità. Inserendo un quantitativo ad esempio di Joe pari a 30, in automatico vi conterà quanti AVAX dovete tenere nel portafoglio per effettuare questo deposito nella liquidity pool. Passando invece alla sezione farm, c'è una novità, una differenza rispetto alle altre farm. Infatti noi andando a depositare ad esempio in questa pool, supponiamo PTP AVAX, che non è nient'altro la possibilità di mettere a rendita gli LP token che si ottengono come prova di deposito nella riserva. Supponiamo di aver fornito la coppia che ci va a dare gli LP token PTP AVAX, noi andiamo a depositare per l'appunto l'LP token, vedete, LP token balance, e andremo a ottenere una doppia ricompensa. Nelle normali farm andiamo a ottenere come ricompensa il token di riferimento, della pool. In questo caso noi andiamo a prendere come token di riferimento Joe più PTP. Infatti se notate ci sono due token, c'è sempre il token Joe più il bonus token reward, quindi abbiamo la possibilità di ottenere due token come ricompense. E anche andando più in fondo abbiamo la possibilità di andare a selezionare tutte le farm, Joe farm, stablecoin farm, e andare a controllare ovviamente anche le nostre farm attive. Quindi già una differenza rispetto agli swap normali che siamo abituati a utilizzare. Altra differenza, c'è la possibilità di andare a prestare o prendere in prestito del valore, quindi dei token, delle criptovalute. Quindi anche in questa è una piacevole sorpresa. Per poter dare liquidità, quindi prestare le nostre valute, ci dobbiamo basare su questa colonna di sinistra, totale deposit, noi possiamo depositare queste valute. Se vogliamo richiedere un prestito, sulla colonna di destra. Supponiamo di voler fornire liquidità e quindi prestare il nostro AVAX, clicchiamo su AVAX, appare questa schermata dove noi possiamo andare a depositare il nostro AVAX, cliccare su Enter Amount e andarli a prestare. Se volessimo richiedere in prestito AVAX, ci spostiamo sulla destra, clicchiamo e potremo andare a richiedere il prestito, ovviamente dopo che abbiamo inserito del collaterale, o eventualmente
ripagarlo. Bisogna fare attenzione perché collateral factor, che abbiamo visto nel video su Tectonic come funziona e come calcolarlo, il collateral factor è del 75%. Quindi per non essere liquidati e per non perdere il nostro collaterale non dobbiamo superare il 75% di collateral factor, dobbiamo stare al di sotto di quella percentuale. Il collateral factor si calcola importo che abbiamo preso in prestito diviso l'importo che abbiamo messo come collaterale, il risultato lo moltiplichiamo per 100 ed esce fuori la percentuale. Come si fa a utilizzare il collaterale? Supponiamo di aver prestato un determinato quantitativo di DAI, quindi averla messo a disposizione della piattaforma. Qua a fianco apparirà un tastino dove ci permetterà di utilizzare il deposito che abbiamo fatto di DAI come collaterale. E questo vale per qualsiasi valuta che troviamo da questa parte. Un'altra sezione molto interessante è la sezione stake. La sezione stake è particolare perché, come vedete, noi possiamo andare a mettere in stake Joe e ricevere un APR del 29,41% in questo momento, ovviamente, che è variabile, e anche una parte delle fee del network dello 0,05%, e già abbiamo un buon interesse. Inoltre ci viene riconosciuto un XJOE, quindi un token addizionale per ogni 1.22 Joe che abbiamo messo in stake. Perfetto. Quindi cosa ce ne facciamo di questo XJOE? Ci possiamo spostare su Farm, andiamo qua in fondo e li possiamo mettere a liquidità con un APR del 18,90%. Cliccando su XJOE appare questa schermata e noi andiamo a mettere a rendita gli LP token che ci hanno dato in più perché abbiamo messo in stake il loro token nativo. Quindi doppio guadagno. La sezione ZAP che ci permette di fare uno swap dei nostri token che deteniamo nel portafoglio, ma swapparli con gli LP token, quindi non con altri token, ma con i token che avremmo ricevuto fornendo liquidità. Quindi ad esempio possiamo andare a scambiare USDT Tether per un LP token che trovate in elenco. Quindi davvero uno swap interessante, uno swap particolare che vale la pena utilizzare se ci muoviamo sul network di Avalanche, con ottime possibilità di andare a mettere in rendita i nostri token, le nostre criptovalute, gli LP token, e avere così più possibilità di diversificare i nostri guadagni. Correndo come al solito in fondo al sito trovate i link delle community, gli exchange maggiori sul quale è listato, i GeoDex, gli audit e la sezione business. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, del nostro contenuto. Vi ringrazio per l'attenzione e spero che il video lo abbiate trovato piacevole e interessante. Vi invito, per supportare il mio lavoro, ad iscrivervi al canale ed aiutarmi a far crescere la community, e per questo vi ringrazio di cuore. E se avete tempo e voglia, di unirvi anche alla nostra community Telegram per fare due chiacchiere insieme a noi e con tutti i ragazzi e le ragazze che compongono questa fantastica community. Ciao a tutti! Bene, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento e del nostro contenuto. Vi ringrazio per l'attenzione e spero che il video lo abbiate trovato piacevole e interessante. Vi invito, per supportare il mio lavoro, ad iscrivervi al canale ed aiutarmi a far crescere la community, e per questo vi ringrazio di cuore. E se avete tempo e voglia, di unirvi anche alla nostra community Telegram per fare due chiacchiere insieme a noi e con tutti i ragazzi e le ragazze che compongono questa fantastica community. Ciao a tutti!